Buongiorno a tutti e bentornati su Cryptanalysi, io sono Tius e oggi andremo a vedere che cosa stanno realizzando le banche del Sud America e anche della zona dei Caraibi. Ovviamente parliamo di banche centrali. Inoltre aggiungiamoci anche le cripto interessate dai progetti delle CBDC che stanno costruendo e ovviamente anticipazioni sul prossimo continente. Come sempre vi ricordo che io sono un trader, non un consulente finanziario, quindi per cui questi video hanno lo scopo solo di informarvi, non di consigliarvi, perché non sono consigli finanziari. Detto questo, ve lo ricordo, fate sempre le vostre analisi prima di entrare nel gioco. Quindi adesso possiamo incominciare. Cosa stanno facendo le banche centrali americane? E in questo caso ovviamente parliamo soprattutto di quelle del sud. Bene, come vi ricordate dalla volta scorsa, abbiamo una lista pressoché infinita di banche centrali solo degli stati americani, quindi io l'avevo divisa in due. In quella precedente abbiamo parlato del nord e del centro, in questa parliamo dei Caraibi e del Sud America e come potete benissimo vedere il numero di banche è aumentato. Ora, visto che andremo a parlare come nella volta scorsa di alcuni punti e come vedete il numero è piuttosto elevato, andiamo senza alcun indugio. Bene, parliamo del Sud America, partiamo dal Brasile, Banco Central do Brasil. In fase di sviluppo, l'obiettivo è la vendita al dettaglio e leggiamo che nel giugno 2021 il Banco Central do Brasil, il BCB, ha discusso il possibile sviluppo di una CBDC che possa stare al passo con la dinamica evoluzione tecnologica dell'economia brasiliana. Quindi di conseguenza fra qualche mese sarà passato un anno da questa ovviamente discussione e potremo vedere quali sono i risvolti. In Cile invece il Banco Central Cile ricerca, quindi è in fase di ricerca e l'obiettivo è il retail. Blockchain e CBDC erano due temi di ricerca inclusi nel piano strategico 2018-2022 del Cile, insieme a due iniziative create per perseguire le opportunità fintech, l'osservatorio tecnologico e il Tech Lab. In questo caso abbiamo un piano strategico dal 2018 al 2022 che possiamo andare a visitare sul loro sito, ovviamente, o potremmo comunque accedere attualmente al piano strategico, quello che è la roadmap, e andare a vedere ovviamente quali sono i passaggi che sono stati perseguiti o meno, o che hanno avuto una fase successiva o meno, ma questo me lo direte voi nei commenti. Andiamo a vedere l'Ecuador, Banco Central d'Ecuador, annullato. In questo momento il progetto è stato annullato. L'obiettivo era la vendita al dettaglio e dopo aver lanciato il sistema del dinero elettronico SDE nel 2014, i bassi livelli di fiducia nella banca centrale hanno portato al fallimento del progetto ed è stato annullato nel 2017. Ciò significa che c'è la possibilità che una banca centrale, avendo pochissima fiducia, non riesca neppure a diffondere la propria CBDC e questo potrebbe anche far sì che le persone poi dopo si concentrino in un'altra forma di moneta e questo è tutto da vedere. Non mi voglio dilungare perché poi dopo esporrei solamente che il mio pensiero. Andiamo avanti quindi con i dati. Perù, Banco Central de Reserva del Perù, è in fase di ricerca, lo scopo attuale è indeciso e secondo il Consiglio Atlantico il Perù ha annunciato i suoi piani per lo sviluppo di una CBDC nel novembre 2021. L'Uruguay invece, Banco Central dell'Uruguay, ha un progetto che attualmente è inattivo, ma lo scopo è retail. La Banca Centrale dell'Uruguay ha completato con successo un programma pilota di valuta digitale nell'aprile 2018 per un peso elettronico e ora io mi domando, come sicuramente tutti voi altri, per quale ragione adesso è inattivo. Bene, l'unica risposta che attualmente ho trovato o comunque che mi sono dato è perché ha funzionato, ma la tecnologia non è ancora stata esplorata a pieno. Quindi andiamo avanti e Venezuela, Banco Central de Venezuela, sviluppo, quindi la fase attuale è di sviluppo, è per retail e wholesale. Quindi nel marzo 2021 CoinJack ha riferito che era in lavorazione un Bolivar digitale. Ora siamo nel marzo 2022 e possiamo assicurare che c'è questo Bolivar digitale. Però ovviamente ci vorrà del tempo prima che tutto venga a galla, tutti i danni, tutti i drammi, tutto quello che poi dopo è un pro e un contro. Bene, detto questo possiamo passare al prossimo, quindi bene, i Caraibi. Partiamo ovviamente da Anguilla, della Banca Centrale dei Caraibi Orientali e come potete ben immaginare, la Banca Centrale dei Caraibi Orientali fa a capo ai Caraibi Orientali che sono ovviamente un gruppo di stati, tra cui ovviamente Antigua, che
come progetto pilota, ha una vendita al dettaglio e all'ingrosso come obiettivo e l'ECCB valuterà la fattibilità di un lancio commerciale completo in tutti i Paesi membri nel marzo 2022. Ok? Questa è la comunicazione della Banca Centrale, tra cui però ci sono altri piccoli esperimenti dove, per esempio, Antigua e Barbuda, Banca Centrale dei Caraibi Orientali, è attualmente in fase di lancio e ha una vendita al dettaglio come obiettivo. La Banca Centrale dei Caraibi Orientali ha lanciato la sua valuta digitale di cash nel marzo 2021, quindi è un anno che è operativo ed è disponibile per l'uso pubblico su smartphone tramite l'app di cash o tramite le istituzioni finanziarie partecipanti ad Antigua e Barbuda. Quindi questo vuol dire che c'è una valuta che già è operativa e che è già stata lanciata da un anno e che quindi diciamo, valutando i casi d'uso e sta portando a galla ovviamente tutti i possibili errori. Dominica, Banca Centrale dei Caraibi Orientali è in fase di lancio e l'obiettivo è una vendita al dettaglio e all'ingrosso. Montserrat, anche qui la fase di lancio più o meno sta avvenendo perché comunque è già avvenuto il lancio a dicembre 2021 della valuta digitale di cash, però ovviamente siamo solo agli inizi. Quindi l'obiettivo è la vendita al dettaglio e all'ingrosso, diamogli tempo e vedremo come si sviluppa. Grenada, ovviamente anche qui la fase di lancio è stata superata perché è stata lanciata, la vendita al dettaglio è l'obiettivo e qui possiamo trovare in fase di lancio comunque tantissime altre proprio perché, come avevo detto all'inizio, la valuta digitale di cash è stata lanciata e disponibile per i membri del pubblico nel marzo 2021, però questo è stato reso pubblico non a tutti, ma solo a Santa Lucia, Banca Centrale dei Caraibi Orientali, che è in fase di lancio, cioè quindi è un anno che è in fase di lancio. Ah, ho dimenticato la St. Kitts e Nevis, che anche loro sono in fase di lancio con la vendita al dettaglio, e poi St. Vincent e Grenadine, Banca Centrale dei Caraibi Orientali in fase di lancio e la valuta digitale di cash è stata resa disponibile nell'agosto 2021. Quindi, come potete vedere, piano piano e a marzo, cioè questo mese, verrà introdotta dappertutto. Hanno avuto un anno per potersi adeguare più o meno tutti e adesso verrà lanciata su tutti quanti i paesi membri. Bene, andiamo avanti allora e vediamo le banche centrali dei Caraibi, ma di altri paesi. Le Bahamas in fase di lancio e la vendita al dettaglio è ovviamente il loro obiettivo. Le Bahamas hanno introdotto una versione digitale del dollaro delle Bahamas iniziando con una fase pilota a Exuma nel dicembre 2019 e lanciando ufficialmente il Send Dollar nell'ottobre 2020, diventando il primo CBDC al mondo ad essere lanciato. Quindi abbiamo le Bahamas come capostipite di CBDC, cioè la prima che ha lanciato è proprio le Bahamas, la banca centrale delle Bahamas. Haiti, andiamo a vedere che la loro fase attuale è in fase di sviluppo, la vendita al dettaglio e all'ingrosso è il loro obiettivo e la Banca della Repubblica di Haiti ha pianificato di iniziare a testare una versione digitale della zucca haitiana entro la fine del 2021 e di continuare fino al 2022. Quindi adesso stanno provando e vedremo appunto quali sono i risultati. Ed ecco uno dei motivi per cui se ne sta parlando così tanto delle CBDC. Honduras, Banco Central de Honduras, in fase di ricerca, lo scopo è attualmente indeciso e comunicano che ha annunciato che avvierà la ricerca sulla possibilità di emettere una CBDC pilota nel giugno 2021, ma attualmente non ha ancora dato seguito a questa comunicazione. Vedremo quando è che sarà veramente il lancio, cioè nel senso l'inizio della fase di ricerca. Giamaica, Bank of Jamaica pilota, quindi fase pilota, e vendita al dettaglio. Nel marzo 2021 la Bank of Jamaica ha annunciato che una CBDC sarebbe stata pronta per il pilota con lancio all'inizio del 2022. Quindi, di conseguenza, come vi dicevo prima, inizio 2022 c'è sta il lancio. Quindi, di conseguenza, aspettiamo oppure valutiamo, vediamo se c'è qualche sviluppo su questa CBDC. Trinidad e Tobago. Banca Centrale di Trinidad e Tobago in fase di ricerca, lo scopo attualmente però è indeciso. Ha avviato una ricerca preliminare sulla fattibilità di una CBDC nel 2020 e ha proseguito tale ricerca con l'assistenza del Fondo Monetario Internazionale nel 2021. Andiamo avanti e possiamo dire che praticamente
dobbiamo solo analizzare il Fondo Monetario Internazionale. Che cos'è il Fondo Monetario Internazionale? Lo sappiamo tutti? Beh, io vado direttamente sul loro sito e vado a vedere che il Fondo Monetario Internazionale è un'organizzazione di 190 paesi che lavora per promuovere la cooperazione monetaria globale, garantire la stabilità finanziaria, facilitare il commercio internazionale, promuovere un'elevata occupazione e una crescita economica sostenibile e ridurre la povertà in tutto il mondo. Quindi di conseguenza il Fondo Monetario Internazionale in questo caso si presenta in questa maniera, ma come sapete uso anche Wikipedia, se volete mettete in pausa e leggete tutto, io vi leggo uno estratto. È nata ufficialmente nel 1945 con 29 Paesi membri e con l'obiettivo di ricostruire il sistema monetario internazionale. Oggi svolge un ruolo centrale nella gestione della difficoltà della bilancia dei pagamenti e delle crisi finanziarie internazionali. I Paesi contribuiscono con fondi a un pool attraverso un sistema di quote di cui i Paesi che hanno problemi di bilancia dei pagamenti possono prendere in prestito denaro. Nel 2016 il fondo aveva 477 miliardi di XDR, circa 667 miliardi di dollari. Ok? Quindi di per sé stiamo parlando di un ente che ha un grande valore in questo senso e soprattutto in questo possibile aggiunta del settore cripto all'interno di questi asset che comunque il Fondo Monetario potrebbe detenere, ma non solo, gestire, erogare. Potete solo che immaginare tutto quello che poi dopo ne viene collegato. Ora andiamo avanti e vediamo sto Dcash. A proposito del progetto, la Banca Centrale dei Caraibi Orientali, l'abbiamo vista prima, ha lanciato pubblicamente il suo storico progetto pilota Dcash il 31 marzo 2021, cioè un anno fa quasi. Il progetto pilota prevede una versione digitale coniata ed emessa in modo sicuro del dollaro CE Dcash. L'obiettivo di questo pilota è valutare i potenziali guadagni di efficienza e benessere che potrebbero essere raggiunti, maggiore inclusione finanziaria, crescita economica, resilienza e competitività nell'ECU, dall'introduzione di una valuta sovrana digitale. Dcash sarà emesso dalla ECCB e distribuito da istituti finanziari bancari e non bancari autorizzati ovviamente nell'Eastern Caribbean Currency Union. Sarà utilizzato per le transazioni finanziarie tra consumatori e commercianti, il tutto tramite dispositivi intelligenti. E dunque parliamo ancora di Stellar. Perché Stellar? Per il semplice fatto che Bit collabora appunto con ECCB, cioè la Banca Centrale del Caraibi, che abbiamo appena visto. E questo potrebbe dar valore alla moneta? Sì, però allo stesso tempo è un ni. Perché? Perché in questo momento Stellar, come possiamo vedere, viene utilizzato però solo come partner. Bene, facciamo un piccolo resoconto. Nell'America del Sud le banche centrali stanno sviluppando e studiando, invece nei Caraibi hanno sviluppato una CBDC insieme a Bit che si chiama Dcash e Bit collabora con Stellar. Quindi possiamo dire che il Dcash è un ottimo esempio di progetto operativo? Al momento sembrerebbe di sì, però come abbiamo detto all'inizio, diamogli tempo e vedremo poi come si evolve, perché appunto è stato lanciato a marzo del 2021, come abbiamo visto, tanto ristretto in un piccolo nucleo e adesso si sta allargando. Però ricordatevi sempre che sono paesi piccoli, quindi le comunità sono piccole e quindi si possono adeguare molto più facilmente. Se si verificano dei problemi, sarà lì interessante andare ad analizzare. Io ho detto questo, vi ho detto praticamente tutto. Come sempre vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto e vi rimando al prossimo continente che sarà l'Europa.